Per le scene contenute in questo episodio ti consiglio caldamente di ascoltare tu per primi i contenuti e di valutare con attenzione se proporli ad un pubblico molto giovane. Sono tra i passaggi più duri di tutto il poema omerico e sono stati raccontati con la massima asciuttezza possibile, ma rimangono scene forti. C'è molto legno nella casa di Odisseo. Travi di quercia, annerite dal fumo di 20 anni di fuochi accesi nel Megaron. Colonne del portico, porte massicce, poi corde, gomene di canapa che i marinai usano per ormeggiare le navi e che sono arrotolate in un angolo del cortile. Tutto questo legno e questa canapa fanno parte del palazzo, fanno parte della storia di questa isola. Per reggere il tetto, sostenere il portico, tenere ferme le imbarcazioni nel porto. In questa notte però parte di questo legno reggerà altri pesi. Uno è Melanzio, il capraio traditore, che pende già da qualche ora da una trave nella camera delle armi, in attesa della propria punizione. Altri pesi devono ancora arrivare. Saranno qui tra poco. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena e Giorgi, irlandese di Brescia. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia, Alex, Valentina e Anna 601. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo dal Belgio, Fabio, Lizana da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco, Michele e Stefania. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam, Cristina, Juan e Eugenia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TPI usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 276, La vita di Odisseo, episodio 36, le 12 vittime. Euriclea è nella sua stanza, al piano superiore della casa, e non dorme. Ha 70 anni passati, forse di più. È stata la nutrice di Odisseo bambino, poi la nutrice di Telemaco bambino. 20 anni fa, quando Odisseo è partito per Troia. Per l'epoca, lei era già una donna in avanti con gli anni. Adesso è una vecchia. La sua stanza è piccola, la finestra è chiusa e si sa, il sonno delle persone anziane non è mai un sonno profondo. Da meno di un'ora Euriclea sente dei rumori che vengono dal piano di sotto. Sono attutiti dal pavimento, ma ci sono. Grida soffocate, tonfi, qualcosa di pesante che cade. Un urlo che si interrompe a metà. Non è il rumore di un banchetto che ha superato i limiti della decenza, lei lo sa, perché di banchetti sopra le righe dei proci ne ha sentiti tanti negli ultimi anni, e questo non lo è. Sono rumori diversi. Eppure non si alza. Le hanno detto di stare nella sua stanza qualunque cosa accada e di non far uscire le altre ancelle. Le hanno fatto chiudere a chiave la porta del gineceo. Gliel'ha detto Eumeo e lui non è un uomo da dire cose senza motivo. Euriclea aspetta. Sa qualcosa che le altre non sanno. La notte scorsa, lavando i piedi del mendicante straniero che il padrone Telemaco ha accolto in casa, ha sentito sotto il dito che scorreva sulla pelle del ginocchio un segno antico, una linea irregolare che lei ha riconosciuto come si riconosce il volto di un figlio. La cicatrice del cinghiale del Parnaso, segno della ferita ricevuta da Odisseo ragazzo quando andò per la prima volta a caccia con il nonno Autolico. Da quel momento Euriclea sa che il mendicante è il suo amato padrone. Le ha imposto il silenzio e lei ha taciuto.
Adesso, nel buio della sua stanza, sente dei passi nel corridoio, passi giovani, decisi, che salgono lo scalone e si avvicinano alla sua porta. Si tira a sedere sul giaciglio, aspetta che bussino. Colpi leggeri, ma decisi sulla porta. Vecchia nutrice, vieni giù, mio padre ti vuole. È la voce di Telemaco e in quella frase ci sono due parole che Euriclea non sentiva da 20 anni. Mio padre. Telemaco non ha mai detto mio padre al presente. Ne ha sempre parlato come di una figura assente, lontana, forse defunta. Sentire mio padre ti vuole le fa uno strano effetto. Euriclea si alza, si copre le spalle con uno scialle, apre la porta. Telemaco è lì, sulla soglia, e la nutrice quasi non lo riconosce per un istante. Il giovane che è davanti ha gli occhi fermi, le braccia coperte di sangue fino al gomito, una macchia scura sulla guancia. Non è più il ragazzo che conosceva. Lui non aggiunge nulla. Si volta e comincia a scendere. Lei lo segue. Lo scalone è lungo, mentre scendono Euriclea sente quell'odore. Prima ancora di vedere la scena, sente l'odore del sangue caldo, mescolato a quello del vino versato e del sudore degli uomini. Un odore denso, di carne aperta. Le ginocchia, per un istante, le mancano. Si appoggia alla parete. Telemaco si volta, la guarda, non dice niente. Aspetta che riprenda fiato. Poi continua a scendere. Arrivano in fondo. La porta del Megaron è aperta. Euriclea entra e vede. Davanti a lei una sala che era stata la sala dei banchetti e che adesso è una distesa di corpi. Vede tavoli rovesciati, coppe di bronzo per terra, pani spezzati che paiono delle piccole isole in pozze rosse. Vede uomini caduti uno sull'altro come pesci tirati fuori dalla rete e rovesciati sulla sabbia. Sono i proci, i pretendenti che lei serviva da anni con l'odio in gola e adesso sono lì, immobili, con la bocca aperta e gli occhi spenti. Sono più di 100. Non manca nessuno. E al centro della sala, in piedi, c'è un uomo. Omero usa una similitudine. Quell'uomo è come un leone che se ne va dopo aver divorato un bue selvatico. Ha le guance e il petto lordi di sangue e a vederlo fa paura. Così è Odisseo in quel momento, coperto di sangue dalla testa ai piedi, la lancia ancora in pugno, l'arco a terra accanto a lui. Euriclea lo guarda, vede il bambino che ha allattato, vede il giovane re che ha visto partire per Troia, vede il padrone di casa che è tornato a riprendere quel che è suo. Apre la bocca, sta per gridare. Le donne greche nei sacrifici e nelle vittorie levavano un grido rituale. Era un grido alto, modulato, di trionfo. Le donne lo levavano quando un toro cadeva sotto la mannaia del sacerdote, quando un guerriero tornava vivo dalla battaglia, quando un nemico veniva abbattuto. Era il segno acustico della vittoria. Euriclea, vedendo il padrone in piedi al centro della sala e i suoi nemici distesi a terra, sta per levare quel grido. Le viene fuori spontaneo, come un riflesso del corpo, perché il suo cuore è in tumulto. Odisseo se ne accorge, alza la mano e le parla. La voce è ancora calda del furore guerresco e ferma allo stesso tempo. Vecchia, gioisci nel cuore, ma trattieniti. Non si gioisce sui morti. Questi uomini sono stati puniti dal loro destino e dalle loro azioni indegne, ma esultare sui caduti è empio. Tieni la gioia dentro di te. Euriclea richiude la bocca e annuisce. Soffermiamoci un attimo, perché come hai udito siamo in presenza di una scelta morale. Immagina la scena. Odisseo ha appena ucciso più di 100 uomini. Ha le braccia che gli tremano per la stanchezza. Ha aspettato 20 anni questo istante. E la prima cosa che fa, finita la strage, è impedire alla sua vecchia nutrice di gridare di gioia. Non perché non senta la gioia, la sente e come, ma perché sa che il grido sui morti è la linea che separa l'uomo che ha fatto giustizia dall'uomo che si compiace della morte altrui.
È la linea che separa Odisseo da Achille sul corpo di Ettore. Odisseo non la attraversa, si ferma un passo prima. Lo dice con poche parole secche, non si esulta sui morti. Non so tu, ma io rimango sempre impressionato da questi messaggi d'onore vecchi di migliaia di anni. Torniamo a noi. Odisseo ora cambia tono, vuole portare a termine ciò che ha deciso di fare. Adesso dimmi quali sono in questa casa le ancelle che mi hanno tradito e quali sono invece rimaste fedeli alla loro padrona. Euriclea risponde subito, sa l'elenco a memoria. In casa ci sono 50 ancelle, 38 sono donne oneste che hanno servito Penelope e Telemaco senza cedimenti. 12 invece si sono abbandonate nel letto con i proci, inseguendo guadagni futuri. Hanno schernito la padrona, hanno aiutato i pretendenti a saccheggiare la dispensa. 12, quasi un quarto delle donne di casa. Odisseo annuisce. Vai a chiamarle, falle scendere qui, in sala, una alla volta, senza dire loro nulla. Euriclea sale di nuovo lo scalone, stavolta non ha cedimenti. Va alla stanza delle ancelle, apre la porta, chiama le 12 per nome. Le ragazze si guardano tra di loro. Hanno sentito i rumori, hanno paura, ma scendono lo stesso, non hanno scelta. Quando arrivano nel Megaron e vedono, capiscono tutto, in un solo istante. Gli uomini con cui dormivano da anni sono morti e l'uomo coperto di sangue al centro della sala è Odisseo. Si rendono conto di cosa le aspetta. Una di loro si lascia cadere in ginocchio, un'altra comincia a piangere senza fare rumore. Le altre restano in piedi, ferme, con le mani lungo i fianchi. Odisseo non le guarda in faccia, parla a Telemaco, ma è chiaro che parla per loro. Prima di tutto bisogna pulire questa sala. I cadaveri vanno portati fuori, nel cortile. Il sangue va lavato dai pavimenti e dai tavoli. Le ancelle che hai davanti faranno questo lavoro. È giusto che lo facciano loro. Le 12 si mettono al lavoro. Trascinano i corpi dei proci uno per uno fuori dalla sala, attraverso la porta del cortile, e li ammucchiano sotto il portico. Sono corpi pesanti. Devono prenderli per le ascelle, in 2 o 3, e li tirano. Devono passare in mezzo alle pozze di sangue. I capelli e le vesti, mentre tirano, si imbevono. Quando un corpo è troppo pesante, una di loro va a chiamare un'altra e si sostengono. Riconoscono i volti, riconoscono Antino, Eurimaco, Anfinomo, uomini con cui hanno dormito la notte prima. Nessuna parla, si sente solo il rumore dei corpi trascinati sul pavimento di pietra e ogni tanto un pianto soffocato. Quando l'ultimo corpo è stato portato fuori, vengono dati loro spugne porose e secchi d'acqua e cominciano a lavare. Lavano il pavimento, i tavoli, le pareti dove il sangue è schizzato, lavano i seggi di legno, lavano per ore. Stanno pulendo con le loro mani il sangue degli uomini sui quali hanno fatto affidamento per il loro futuro. Dobbiamo fermarci un momento prima di ascoltare ciò che viene adesso. Stiamo per affrontare una delle pagine più dure dell'Odissea, l'uccisione delle 12 ancelle. È semplicistico e consolatorio pensare che si tratti di donne lussuriose e infide. Come forse avrai immaginato, queste 12 ancelle sono schiave. Sono donne giovani costrette a vivere nello stesso palazzo dei proci, senza alcuna possibilità reale di rifiutarsi. Alcune sono state forzate, altre hanno scelto forse una via di sopravvivenza, altre hanno approfittato della situazione. Tutte, agli occhi di Omero, sono colpevoli, perché hanno tradito la filia della casa, il legame che lega chi sta sotto lo stesso tetto. Per il poema, il loro tradimento è uguale a quello dei proci e va punito allo stesso modo. Per noi oggi è impossibile non vedere la sproporzione di questa punizione e la posizione di subalternità in cui quelle donne vivevano. Omero non si ferma a chiederselo. Noi oggi invece non possiamo non chiedercelo. Margaret Atwood, ne Il canto di Penelope, è andata oltre la domanda, ha dato voce alle 12. Gridano ad Odisseo: perché ci hai uccise? Che cosa avevamo fatto che imponesse una condanna a morte? È una domanda che rimane sospesa sopra la pagina e non trova risposta. Ti racconto la scena con la sua asciuttezza, riconoscendole il peso che ha. Quando la sala è pulita, Odisseo chiama Telemaco.
Adesso passale a fil di spada, tutte e 12. Telemaco lo guarda e scuote la testa. No, padre, non voglio dare loro una morte pulita. Hanno portato vergogna sulla testa di mia madre e sulla mia. Una morte di spada è troppo onorevole per loro. Odisseo non discute, lascia fare al figlio. Telemaco esce nel cortile, prende una grossa fune da nave, di quelle che si usano per ormeggiare le imbarcazioni grandi. La lega in alto attorno a una grande colonna del portico e la getta attorno al Tolos, l'edificio tondo che si trova nel cortile, una specie di magazzino. La fune resta tesa in aria, alta, come una corda di tetto. Poi rientra in sala e fa uscire le ancelle in fila, le porta sotto la corda, lega a ognuna un cappio intorno al collo, le fa salire una dopo l'altra su una panca. Quando tutte e 12 sono in fila, ognuna con il proprio cappio fissato alla corda, fa togliere la panca. Omero usa una similitudine che ci aiuta un poco a farci sopportare la crudezza di questa scena. Le ancelle, dice, sono come tordi o colombi che, volando di sera per tornare al nido, sono finiti dentro la rete tesa dal cacciatore in un cespuglio. Restano impigliati per le zampe e battono le ali, e per un poco si dibattono, e poi, uno a uno, smettono. Così le 12. Per qualche istante muovono le gambe nell'aria con i piedi che cercano un appoggio che non c'è più. Poi smettono. Telemaco rimane a guardarle finché tutte sono ferme. Poi si volta, rientra in sala. È diventato un altro uomo nel giro di poche ore. È entrato nel Megaron come un giovane di 20 anni che non aveva mai ucciso. Ora, dopo aver ucciso e aver visto morire più di 100 uomini, ha modificato l'ordine del padre per applicare alle ancelle una pena che il padre non aveva pensato. Ed è ancora lo stesso giorno. Il sole è calato da poco. Telemaco non è più un ragazzo. Quello che è diventato lo capirà nei prossimi anni, lentamente, come si capiscono certe cose. Per adesso ha solo le mani che gli tremano e un padre accanto che lo guarda e non gli dice niente. C'è ancora un conto da chiudere. Eumeo e Filezio salgono alla camera delle armi. Là dentro, appeso a una trave del soffitto, c'è ancora Melanzio, il capraio traditore, fratello di Melanto, l'uomo che aveva tirato un calcio al mendicante e che poi aveva armato i proci contro Odisseo. È rimasto sospeso lì per ore, con i polsi e le caviglie legati dietro la schiena. Lo tirano giù, lo trascinano nel cortile, dove i corpi dei proci sono già ammucchiati. Là fanno quello che il codice antico prescrive per i traditori. Gli tagliano il naso e le orecchie, poi le mani e i piedi. Infine gli tagliano i genitali e li gettano ai cani. Lo lasciano nel cortile a morire dissanguato. Omero non si dilunga e non lo facciamo neanche noi qui. È fatta. Odisseo chiama Euriclea. La nutrice è rimasta in fondo alla sala per tutto il tempo, in piedi, con una mano sul muro per reggersi. Le chiede di portare zolfo e fuoco. Lo zolfo in greco si chiama theion ed è anche la parola che vuol dire cosa divina. Lo si brucia da sempre per purificare i luoghi contaminati dal sangue versato. Lo si brucia dopo i parti, dopo le morti in casa, dopo le grandi battaglie. Quando sangue umano è caduto a terra, il luogo va riconsacrato, altrimenti il sangue resta lì, anche se l'occhio non lo vede più, e contamina chi entra. È un rito antichissimo, vecchio quanto gli dei. Euriclea porta un braciere e un sacchetto di zolfo. Odisseo prende manciate e le getta sulle braci. Si alza un fumo giallastro, denso, che riempie la sala. Pizzica gli occhi, ha un odore acre di uovo marcio. Odisseo gira per il Megaron con i bracieri in mano, affumica le pareti, le porte, le travi. Affumica il portico, il cortile, i corridoi, va dappertutto. Lascia che il fumo si insinui in ogni angolo. Quando ha finito, dice ad Euriclea di chiamare giù le altre, le 38.
Le ancelle fedeli scendono. Trovano la sala pulita, illuminata dalle prime torce della sera che odora di zolfo. Trovano il loro padrone in piedi, ancora coperto di sangue, ma in piedi. Lo vedono e per un momento non riescono a muoversi. Poi gli si fanno intorno, lo abbracciano, gli baciano la testa, le mani, piangono. Odisseo lascia che ognuna lo guardi negli occhi, lascia che ognuna lo tocchi, non dice nulla, non ce n'è bisogno. Ormai è notte fatta, fuori. Le prime stelle sono nel cielo, sopra Itaca. Il Megaron è acceso di torce. Eumeo e Filezio si stanno lavando il sangue dalle braccia in una bacinella di rame. Odisseo è in piedi, fermo, in mezzo alle sue ancelle. Telemaco è accanto a lui ed è un uomo nuovo. Manca solo una persona. Odisseo si volta verso Euriclea. La vecchia nutrice è ancora lì. Lui non ha bisogno di dirle niente. Lei capisce. Prende una torcia da una delle pareti. Sale lo scalone. I gradini sotto i suoi piedi scricchiolano appena. Sale al piano superiore della casa. Va in fondo al corridoio dove c'è una porta chiusa. Dietro quella porta la sua padrona Penelope sta ancora dormendo. Atena le ha mandato un sonno profondo perché non sentisse niente. E lei non ha sentito niente. Non sa che suo marito è tornato. Non sa che i proci sono morti. Non sa che la casa è stata liberata. Sta dormendo nel suo letto antico, lo stesso da 20 anni. Euriclea si ferma davanti alla porta. La torcia le illumina il volto segnato da 70 anni di vita in quella casa, segnato dalle ore appena trascorse. Alza la mano per bussare. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te, e lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.